e sapevo che lì mi avrebbero dato il casco, così, che c'erano un po' di festeggiamenti da fare. E alla curva prima, la 4, io sempre lì che piangevo, tutto, che non capivo niente, tutti quelli, i miei avversari che mi venivano a dare le pacche, così, io che ringraziavo, e a un certo punto sento una mina, una botta devastante, mi sento tipo tipo presente quando prendono una manciata di sassi e te la tirano nella schiena, tutti così, tutti i pezzettini nel collo qui, che tra l'altro un po' mi ero anche tagliato dopo, mi ero accorto. Addirittura? Sì. E niente, praticamente Fulazzi, che mi era venuto vicino per farmi tipo i complimenti, è arrivato uno da dietro, l'ha centrato pieno, cioè tipo una differenza di 150 km/h, una botta che, cioè, gli è andata anche molto bene. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un'altra puntata di Mic Bubble. Oggi come sempre insieme a me il mio host Filippo Carloni H. Fisci. Ciao a tutti. Ciao Phil. Ciao, grazie per la pausa. Oggi insieme a noi ospite graditissimo, cosa dire, difficile fare presentazioni a un amico e grande pilota con il numero 11 direttamente da San Marino, Nicolò Bulegas. Ciao Nicolò. Grazie. Nicolò Bulega ha detto anche Bubi. Sì, Bubi per colpa tua, tra l'altro. Questa è un'altra roba da raccontare, in effetti. Subito l'aneddoto, infatti. Che subito una grande curiosità. In quanti ti chiamano Bubi? Cioè, tutti. È cresciuto questo uso di questo soprannome? Tutti. Mi chiamano cioè, io non mi chiamo più Nicolò Bulega. Il mio nome e cognome è Bubi. Beh, grazioso però, dai, no? Sì, ma avrei anche evitato io. Nato da Filippo Magnus da te, da Magnus, perché un giorno, quando eravamo compagni di squadra, abbiamo incominciato a chiamarci tutti per nomignoli. Esatto. Tipo Peccolo abbiamo incominciato a chiamare Checco. Io ero Andri. Stefano Manzi lo chiamavamo Teto. E lui... E a lui e a Magnus gli è venuto in mente di incominciare a chiamarmi Bubi, e da lì ciao. Beh, affettuoso, bellissimo. E da lì è finita, il mio nome non esiste Salutiamo più. Tra l'altro Filippo Magnus Guerrero Masini, saluto. Che dobbiamo andare a mangiare da 86 anni insieme. Sì, adesso ci organizziamo. Facciamo, settimana prossima. Di famosi ci aggiorniamo. E come stai Bulegas? Come va? Cosa ci racconti? Per noi è un piacere averti qui, è un po' che non ci vedevamo, tra l'altro, perché ci si vede sempre relativamente poco. E come va? Diciamo che è un periodo che sono abbastanza tranquillo. Beh, non è iniziato male quest'anno, dai. No, quest'anno infatti sono contento, perché dopo, già l'anno scorso ero andato bene, però dopo un po' di anni a mangiare un po' di merda, e finalmente dai, mi sento che sono ritornato soprattutto a divertirmi in moto, che quella è la roba più fondamentale, perché comunque è uno sport che secondo me è l'80% di testa, quindi se ti diverti e pensi solo a guidare la moto e comunque la base è buona, prima o poi i risultati arrivano. Quindi... Ma assolutamente, è tra i temi che vorremmo trattare, ma partendo subito dal 2024 devo dire un inizio straordinario, cioè siamo tutti rimasti positivamente sorpresi. Ce lo aspettavamo, ma tu ci hai dato comunque una grande conferma, una grande risposta subito a Phillip Island, e comunque stai facendo già un inizio di stagione della Madonna. Anche se l'anno scorso poi è andata come è andata da Dio, non era detto che iniziava così. Sì, cioè l'anno scorso, come ho detto, mi sono tornato a divertirmi, andare in moto, e alla fine il risultato è arrivato. Poi però chiaramente cambiando categoria riparti un po' cioè non da zero, una moto è una moto, lo sai come si deve fare per andare forte, come si fa per guidare una moto, però comunque sono cambiate tantissime cose, la moto va molto più forte, tante robe in più, elettronica, tutte queste cose qui a cui non ero abituato, perché Moto 2, Moto 3, Supersport, elettronica zero, e quindi quest'anno diciamo che si ammucchiavano un po' più di cose a cui toccava stare dietro, e quindi non era scontato. Però sono partito bene, molto bene,
Mi anzi, ricordo subito i test a Jerez. sì, subito dei gran test, ma poi anche l'anno scorso che me l'aveva il team, me l'aveva fatta provare 2 o 3 volte e ero andato subito molto bene, soprattutto qui a Misano avevo fatto 10-12 giri che avevamo guardato così curiosando, che dicevamo che con i giri che avevo fatto qui a Misano avrei potuto fare secondo o terzo in gara, subito appena ero salito sopra, quindi diciamo che mi sono trovato subito molto bene, solo che dopo poi ci sono le gare, tanto lo sai anche te che dopo le gare è diverso, ci sono molte più robe da gestire e poi però invece quest'anno sono partito subito bene, la prima gara l'ho vinta subito. Quindi Non solo, Paul, giro veloce. Paul, 2 giri veloci in tutte e 2 le gare, vittoria. Sì, che mi ricordo, gara 2, mix diciamo, Sì, che sì. a un certo punto da dietro si è venuto su come un matto per finita la gara, che l'avevano accorciata se non sbaglio. Vabbè. Sì, l'avevano con le accorciata gomme. perché infatti gli ultimi giri andavo un secondo più forte di tutti. Sì, sì, Poi sì, tra l'altro il livello bello. della Superbike secondo me stanno si è anche alzato, è un livello molto alto. Come va? Come ti trovi infatti in Superbike? Diciamo, cioè dai, comunque dal suo sport alla Superbike immagino che cambi qualcosa e No, come ti no. trovi? Cioè, sicuramente allora in Supersport ci sono piloti che vanno forte e soprattutto ci tengo a chiarire il fatto che la Supersport molti pensano che sia che chi vince lì è un po' come vincere, non so, il torneo di carte al bar, no? Però in realtà Chi non capisce più di tanto probabilmente sì. sì, infatti. però, ma non perché l'ho vinto e quindi mi conviene dire così, perché mi conviene, cioè vorrei dire anche tipo piloti della Moto2 che hanno fatto dei podi o che comunque sono andati anche molto forte parecchi anni, tipo Navarro, che comunque Navarro io lo reputo uno forte, è sempre andato forte, adesso sta facendo un po' più di fatica ultimamente, però C'è stato un momento che Navarro, se non ricordo male, sì, con la Speed Up si parlava anche di MotoGP gli a suo faceva un culo tempo. così a Quartararo quando eravamo piccoli e quindi cioè, comunque Navarro è sempre stato forte e è venuto in Supersport dopo che comunque aveva fatto un po' di podi in Moto2 cioè, a fare un podio ci ha messo 1 anno e mezzo. Sì, 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 sì. Ma secondo te la differenza qual è? Cioè come mai succede questo? Perché anche la Moto2 è una categoria un po' che la gente arriva lì. Sì, la Moto2 è sicuramente difficilissimo, molto, veramente molto difficile per una serie di motivi, perché secondo me le gomme sono veramente difficili da capire, infatti personalmente è stato il mio problema più grosso, penso, perché comunque la velocità magari ce l'avevo, però io sono uno che vado molto a sensazione con la moto, molto istintivo, molto istintivamente e con quelle gomme lì non riuscivo a essere istintivo. Sì, perché tutti parlano comunque di queste gomme, perlomeno adesso sono cambiate, ma di gomme appunto difficili da digerire o Sì, comunque ma no- particolarmente... sì, ma non è che vanno male, però il problema è che fai fatica, secondo me, se sei abituato a un tipo di gomma, tipo quelle della Moto 3, che comunque vanno bene, quando poi vai sulla Moto 2 è una gomma molto diversa, a cui richiede una guida completamente diversa e se te ti sei abituato a guidare in una maniera, poi cambiare è difficile. Sì, 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 ma poi in Moto2 il tema gomme è sempre stato appunto Sì, sì, sì. molto delicato, molto... Sì. Sbilancia a volte insomma anche i valori in pista e alcuni appunto, uno come Buller poteva essersi trovato non benissimo, ma poi in Supersport si è visto che quando hai capito le gomme insomma invece le cose sono andate bene. Ma riguarda anche un po' le differenze tra il 2022 e il 2023, che tu nel 2022 sei arrivato in Aruba e non hai vinto nessuna gara. Sembrava a un certo punto comunque che ci si aspettava forse qualcosa in più, ma poi nel 2023 è arrivato tutto quello che magari non è arrivato anche nel 2022 con gli interessi. E tra un anno e l'altro hai cambiato qualcosa te nel team, non lo so, oppure è semplicemente un anno di esperienza in più che ti è servito per l'anno appunto in cui hai vinto? Ma allora, sicuramente nel 2022 pensavo anch'io che, cioè io speravo di vincere il mondiale subito il primo anno, però poi siamo partiti e ci siamo resi conto che chi veramente andava forte andava
un pelo più di noi, e soprattutto la cosa che ci ha tra virgolette ammazzato, tagliato le ali, chiamalo come vuoi, che ci hanno limitato la moto troppo. Ah, è vero, perché quell'anno è vero. All'inizio, cioè le prime 4 gare, e noi facciamo gara doppia, quindi 8 gare, abbiamo corso con la moto, cioè, che veramente andava all'indietro, tutti a dire neanche col 1000 riesce a vincere, e poi il 1000, cioè, andava. Non era più un 1000. Il problema è che siamo ancora prima di iniziare, ancora prima di fare la prima gara, già ci avevano castrato la moto tipo al 75%, adesso non mi ricordo, 75-76. Anche mi ricordo una cifra del genere. Comunque, cioè, gli altri hanno incominciato a piangere talmente tanto prima che alla fine ci hanno penalizzato ancora prima di iniziare, e infatti si sono accorti dopo di aver esagerato, hanno detto forse siamo passati di là, allora ce l'hanno sbloccata un pelo, allora dopo abbiamo incominciato a fare un po' di podi così. Però io ero il primo anno, molte piste non le conoscevo, perché comunque rispetto a quelle della MotoGP alcune piste sono diverse, quindi toccava impararle, e tra l'altro alcune anche abbastanza complicate. Most mi sembra la più complicata, no? Most complicata, Donington complicata, Bella Donington, storica. Manicure complicata, ce ne sono. Quindi sì, insomma, anche delle piste. Sì, la moto, poi il mio team era il primo anno, cioè avevano già il team in Superbike, però i ragazzi della Supersport era il primo anno che eravamo tutti insieme, quindi team semi nuovo, io alcune piste non le conoscevo, ancora la moto non l'avevo capita al 100%, quindi da che mi aspettavo di fare subito un anno molto buono, ho finito quarto in campionato, ho fatto 9 podi, che va bene, non è andata male, però mi aspettavo anch'io di più. Ma infatti, dopo le aspettative, diciamo, anche tue personali, quali sono state quando sei arrivato in Supersport, comunque, soprattutto ad esempio per il 2023, rispetto magari a quelle che avevi prima quando eri in Moto3, o comunque sono cambiate, se penso, le tue aspettative da un anno all'altro, ma anche, come hai detto, in Superbike, perché la prima gara ho letto un'intervista in cui eri anche tu sorpreso sopra le tue aspettative personali, dico bene? Sì, allora tra il 2022 e il 2023 nell'inverno ho cercato di fare qualcosa che non avevo mai fatto, cioè nel senso cercare di trascurare meno cose possibili, quindi prepararmi al meglio, e soprattutto, cioè, mi sono imposto che dovevo per forza fare, se non vincere il mondiale, almeno, cioè, arrivarci vicino fino alla fine e a provarci fino alla fine. E questo secondo me mentalmente un po' mi ha aiutato. Dopo lo so che da dire è facile, però poi dopo quando lo devi fare è un altro discorso. Però mi ricordo che quell'inverno lì mi ero messo proprio in testa che ho detto adesso devo per forza vincere senza più nessun mezza problema. misura. Esatto. E dopo sì. Ti sei accorto che appunto era l'anno nel quale potevi vincerlo? Sì, perché comunque vedevo il team che credeva in me, e quello sicuramente mi ha aiutato, perché quando vedi delle persone che si impegnano tutti i giorni anche al capannone là d'inverno a cercare di migliorare ogni singolo piccolo dettaglio sulla moto, comunque sicuramente mi ha dato uno stimolo in più. Poi io, come ho detto, mi sono dato da fare a fare qualcosa che non avevo mai fatto, e alla fine il risultato è arrivato. Ma bello, poi anche il risultato che è arrivato, una stagione devastante l'anno scorso. Sì, l'anno scorso ho vinto un sacco di gare, un sacco di podi, ho fatto quasi tutte le pole, bello. Mi ricordo, tra l'altro il casco ne dimostra il risultato finale, bellissimo. Si vede bene poi. Ci hai portato un casco, cioè, che dopo tremi di illustrare. E io direi che per tornare all'inizio, no, voi due, quando è che vi siete conosciuti voi due la prima volta? Ai tempi dell'Academy, subito 2013, sì, 12, no, forse 13. Anche prima dell'Academy al CEV, tipo. Vabbè, però conosciuti un po' meglio 13, dai, 2013. 13, sì, ma vabbè, il CEV l'abbiamo fatto nel 2014, sì. Però già il 13, quando eri con Calvo, ti ricordi? No, quello era il 13 o 14. Quello era 14, sì. E sì, ci siamo conosciuti quando ero nell'Academy, abbiamo iniziato a fare il CEV insieme.
Ma che anni erano quelli lì dell'Academy all'inizio? Io mi ricordo un sacco di video, un sacco di vlog che si faceva. Io ho cominciato ad andare a Renzo nel 2013, più o meno. Adesso non mi ricordo bene. Bulega Ranch prima quinta, costantemente. Prima l'imitatore. Tutte le marce che c'erano, fino all'imitatore, fino a quella che c'era, metteva anche dopo la quinta. La retro. Poi via, curva, fino alla prima. Poi un'altra... Oddio, vabbè. Sì, Che ride. No, perché bisogna dire che di Bulegas, insomma, sei uno, appunto, come hai detto prima, anche nella guida super istintivo, quindi abbiamo riso un sacco di volte. E penso che oggi potremmo averti tolto un po' di tempo. Cosa avresti fatto? Avresti giocato a Call of Duty con Nelly? Ho giocato, sì, ma Nelly lo possiamo anche salutare. Chi è? Io ogni tanto vado a casa loro, sento le partite quali sono. Non sono quelle partite che uno si rilassa dopo una giornata impegnativa, No. diciamo. Vengono vissute. Cioè, ci vuole concentrazione, tocca stare veramente sul pezzo per giocare alla PlayStation, soprattutto quando purtroppo capito in squadra, vabbè, anche con te. Che te Bubi, se ti becco 1v1 sei finito. Non credo, però cioè, quando soffro di più è quando sono in squadra con Nelly e lo smazzola. Cioè, lì proprio vado via di testa. Tipo oggi, infatti oggi un po' mi vedi un po' stanco, sono un po' provato oggi. Hai fatto una session prima di venire? Oggi pomeriggio sì, mi hanno veramente cotto il cervello loro due. Ho fatto veramente fatica, oggi è stata dura. Chi è più forte tra te, Fulazzi, Nelly, Pecco? C'è un bel team comunque. Allora, Maro, c'è un bel team. Maro è bravo. No, allora, chi è il più forte faccio fatica a dirlo. Sicuramente... Fai prima dire chi non è. Sicuramente non Nelly e lo smazzola, perché loro Cele anche non è uno dei migliori. Un grande saluto alla Tigre Nicolò Antonelli, allo smazzola, a tutto il team di Call of Duty. Sì, abbiamo questo gruppo su WhatsApp che tutti i giorni si spara sempre. Si chiama proprio, infatti, si spara. Esatto. No, ma invece quando eravate compagni di squadra, anche c'è da dire, perché anche quello, voi siete stati compagni di squadra anche nel Team Sky. Ah, sì. 2016 e 17. 16-17, per tornare un po' anche a parlare del momento in cui nell'Academy, appunto, comunque parallelamente hai fatto il CEV, poi sei arrivato nel mondiale e sei entrato nel mondiale a gamba tesa, diciamo, perché comunque si parlava alla grande di te perché venivi su dei campionati minori che avevi vinto. C'è un sacco di roba, no? Un sacco di campionati. Sì, no? fino al mondiale i campionati minori li avevo vinti tutti. Vinti tutti, bello. Silenzio. Io ricordo la motocicletta della Wildcard qua. Dopo poi quando bellissimo. contava è cominciato ad andare un cazzo. No, è vero, anche la moto qui di Misano, quella lì con sì, grafica bello. speciale Sì. Wildcard, bellissima. Eravamo venuti anche a vederla. E appunto, grande esordio nel mondiale 2016, Pola, Jerez, podio con vari Binder, Bagnaia. Gran gara è Navarro, è vero. Che lì andava da paura. Sì, erano quello giusto. E dopo quegli anni lì, insomma, dalla Moto3, diciamo che il 2016 è stato un gran anno, secondo me, no? Cioè, ti sei fatto un po' male alla fine, un po' in calo, Sì, alla fine mi ha tirato un po' perché alla fine potevo far terzo in campionato il mio primo anno e soprattutto vincere il Rookie of the Year, che me lo giocavo con Digia e con Mir, e avevo un sacco di punti di vantaggio, e alla fine le ultime gare in Malesia Martin mi ha steso, adesso non mi ricordo che curva era, comunque il curvone, quello là dietro veloce, e mi ha steso lì e mi sono rotto qui l'acromio claveare, si chiama, penso. Alla 5-6 lì, il scicanone, no? Sì, quel curvone che fai a sinistra e destra. Sì. Lì mi ha steso Martin. Poi la gara prima, Quartararo in Australia, che mi ha steso un'altra volta, che in Australia facevo paura, andavo benissimo, cioè avevo un gran feeling, mi ha steso Quartararo. La gara dopo mi ha steso Martin e mi sono fatto male, e quindi mi hanno fatto perdere un sacco di punti quelle due gare lì. E poi siamo arrivati a Valencia 2 settimane dopo, ma avevo la spalla rotta che non riuscivo neanche a stare in carena, e ho fatto tipo 12esimo, ho preso pochi punti, e Mir e Digia mi hanno fregato, però
quell'anno lì ero partito subito molto bene. Sì. Piccola parentesi, sempre 2016-17, vorrei ricordare quella di prima che abbiamo raccontato fuori onda, ma sempre di piscine si parlava, ma eravamo a Motegi. 2016 quella. 2016 il primo anno. E con no, però nel 2017 comunque piscina con Pecco e Manzo Sì, o in 16, Giappone. 17. Idea malsanissima di prendere, andare alla spa, noi 4 da soli, senza nessuno che controllava. Sì. E io dico, prendiamo un po' di bagnoschiuma, poco però, cioè un pochettino. Aspetta, ancora prima che ci volevano fare entrare nudi. È vero, perché non si c'era poteva... la tipa che ci faceva no pants. È vero, ma per legge devi andare nudo? Non lo so, ma lì in Giappone c'era la tipa dell'hotel che non ci voleva far andare col costume. E noi chiaramente siamo entrati col costume, non ascoltandola neanche. Sì, se toccava entrare col costume, no, nudi. Giustamente, Porina ci voleva fermare. Ma non solo, siamo entrati col costume e io ti ripeto, mettiamo un pochino di bagnoschiuma, dai, un po' di schiumetta. C'era una vasca lunga tipo 15 metri, cioè ci saranno stati non si sa quanti litri d'acqua dentro. Io vado giù così e nel frattempo Bulegas con tutto il bagnoschiuma gigante, via, tutto dentro. No, aspetta, sì, te hai fatto così, dopo io ne ho tirato un pelo di più per far vedere che io ce l'avevo un po' più lungo del tuo, e dopo è arrivato Manzo con la bottiglia così di sapone piena e l'ha lanciata direttamente dentro la piscina, così aperta. Dopo 5 secondi c'era una gamba di schiuma, Pecco si era già, sì, Pecco era già in camera chiuso terrorizzato sotto le coperte. Gli ho dato lo schiuma a parte all'acqua. Sì, è in Giappone Motegi. Non so se Pecco è già venuto o se verrà, glielo devi chiedere quando l'ho preso al volo che mi stava scappando fuori dalla macchina. Bello. Ho fatto una rotonda, perché non mi ricordo se era il periodo che Pecco dormiva a casa mia, comunque siamo partiti con questa macchinina, faccio una rotonda così, c'avevo la bega che mi si apriva lo sportello perché si era rotto e si apriva la porta mentre facevo le curve per a inerzia, sì. Imparavi anche la fisica. Si apriva, allora Pecco era tipo, non so se era al telefono, era distratto, non si aspettava chiaramente che si apre lo sportello, no? Te non te l'aspetti. Allora niente, faccio sta curva, si apre lo sportello e vedo Pecco con la spalla che fa verso per uscire si allontanava dalla portiera. A me mi è venuto distinto di prenderlo così per il braccio. Ma scusa, ma Pecco, racconta questo aneddoto perché non ricordo precisamente perché dormiva a casa tua. Raccontaci. Perché quando Pecco ancora non era nell'Academy, che correva nel Team Italia, lì che all'inizio aveva fatto un po' fatica, che non c'aveva una gran moto, mi sembra di aver capito quegli anni lì. Anzi, sì, non erano stati i suoi anni, diciamo, migliori della esatto, quando era partito all'inizio penso che per una serie di motivi non andava benissimo. Comunque io lo conoscevo già da prima dalle mini GP, dalle mini moto così, e allora lui quando tipo era venuto qui a Misano così, oppure anche in estate, durante l'estate dormiva a casa mia perché lui era di Torino e qui non aveva la casa così. Allora è stato tipo un po' di mesi a casa mia, adesso non mi ricordo quanto, però comunque è stato un po' a casa mia. Sì. Quindi avete condiviso una parte di... Sì, dopo io in quel momento lì era nella fase in cui io stavo entrando in Academy e lui invece già ero più piccolo e lui già invece faceva il mondiale, solo che mi ricordo che quel periodo non andava benissimo e dopo una sera mi ricordo che anche lui aveva detto che gli sarebbe piaciuto entrare nell'Academy e gli avevo detto guarda, io non è che posso andare da Vale, cioè Dio grazie che ci sono io. Comunque mi ricordo che dopo siamo andati a fare una gara di kart a Riccione. La Spurtleda lì, quella lì. Sì, la Spurtleda, siamo andati a fare una gara di kart a Riccione e c'era Uccio, non mi ricordo se c'era anche Vale, Uccio sicuro, e comunque mio babbo ha presentato Pecco e il babbo di Pecco a Uccio e da lì insomma hanno incominciato a parlare, da lì Pecco è entrato nell'Academy. Per tornare comunque agli anni poi, dopo che ci siamo conosciuti, dopo l'Academy, anni rosei, eravamo giovani, anche il vlog di quando andiamo in palestra, che rimani a piedi, quello ormai... è famoso, Bastoni, insomma, su YouTube, sì. E su Sky quello l'hanno fatto vedere. Sì, quello è bellissimo. Proprio lì siamo veramente agli arbori. Dopo qualche anno in Moto3, 16-17, rimani nel Team Sky nel 2018-19, però diciamo che hai reagito a degli anni bui appunto nella seconda parte della Moto3 e in quelli della Moto2. Sì, cioè, diciamo che dal 2018 in poi è incominciato il mio trend negativo, di cui vabbè sicuramente non ho sofferto tanto, ma quello
quando uno sportivo non raggiunge i suoi risultati o i suoi sogni o quello che comunque spera di riuscire a fare, facevo una vita di merda anche a casa, perché anche solo andare a mangiare la pizza con l'amorosa, cioè non avevo voglia, perché mi dava, cioè tornavo, sei turbato dalle corse. sì, tornavo a casa dalle gare che comunque avevo fatto male, molto male, e quindi era diventato tutto molto pesante. Sì, ci sono state un sacco di cose che comunque ho dovuto un po' di guardarmi allo specchio e dire o tiri fuori i coglioni oppure tocca che pensi di cominciare ad andare a fare qualcos'altro nella vita, solo che non è facile da un giorno all'altro dire mollo tutto e cosa, cioè comunque No, ma poi comunque, quali sono state ad esempio appunto in te che poi dopo sei appunto quando sei arrivato in Supersport c'è stato un Bulega 2.0, lì quali sono state i cambiamenti più grossi che hai fatto, cioè come hai fatto poi a fare quello che hai fatto in Supersport rispetto a quello al background che avevi dalla Moto2, che comunque non erano anni rosei, insomma. Immagino che avrai cambiato sicuramente che qualcosa. Ma allora, sicuramente già solo cambiare paddock, cambiare, diciamo, di non vedere più tante persone di cui non mi fidavo più e non avevo più una gran stima, che tanto adesso sicuramente ci sarei passato anche te, che nel paddock qualcuno non c'avevi voglia di vederlo, no? Quando comunque stai un po' di anni e fai dei risultati non troppo belli, comunque c'è qualcuno che ti va a stare un po' sulle palle, quindi sicuramente aver cambiato aria completamente, perché vai a fare un altro campionato, sicuramente quello mi ha aiutato tanto, perché comunque vedere facce completamente nuove, come se fossi ripartito dal mio primo anno di mondiale. Ripartire da zero con una moto completamente diversa, una categoria che comunque anche vedendo il passato di altri piloti tipo Locatelli e Gerter, così, che avevano già fatto la Moto2, sono andati in Supersport e hanno vinto, sicuramente mi hanno dato una bella motivazione e soprattutto voglia di far vedere che comunque ancora in moto ci sapevo andare, quindi sicuramente cambiare aria è stata la cosa più fondamentale. Quindi l'impatto sul paddock è stato subito buono su quello della Superbike, come differenza rispetto a di là in generale. Sì. Poi devo dire che mi sono trovato subito molto bene anche e soprattutto col mio team, perché loro quando ho firmato il contratto per loro per andare a fare la Supersport, mi hanno preso comunque in un momento che durante la mia carriera della Moto2 non è che non era facile scommettere su di te. Sì, esatto, comunque in Moto2 non andavo più benissimo, facevo una gran fatica. Io partivo per le gare, per andare a fare le gare di Moto2 che non c'avevo neanche voglia, perché sapevo che ero in un momento difficile e reagire in quei momenti lì è stata dura, e quindi loro comunque hanno creduto forse più loro in me che me stesso, e quindi loro mi hanno aiutato e poi dopo, quando sono arrivato in quel paddock lì, comunque ho visto che era un ambiente tutto molto più la cosa che ho notato subito. Esatto, questo anche volevo chiedere, le differenze principali tra il paddock MotoGP e il paddock Superbike, che comunque vuoi o non vuoi sono due ambienti dello stesso. Sì, la cosa che ho notato subito è proprio il clima, tutti molto più rilassati, nel senso, tipo, per esempio, quando vai a fare i test Moto3 e Moto2 non si fa neanche la pausa pranzo, e se ti fermi 30 secondi basta, sei finito, bruciato. Sei in ritardo. Sì, e devi smettere di correre. Vai a casa. Perché hai fatto la pausa pranzo. Invece qua comunque le cose si fanno bene, però anche rispettando magari anche le piccole cose, no? Tipo la pausa pranzo, queste robe qui, si fa tutto un po' più bella. E io queste robe qui che sembrano un po' cazzate, però in realtà quando sei abituato a ritmi
frenetici, quello mi ha dato un po' di tranquillità, un po' di serenità mentale che mi ha aiutato. Basti pensare già solo al calendario, su MotoGP comunque ci sono più di 20 gare. Sì, forse quello siamo passati un po' di là, perché 12 gare sono un po' poche, io ne vorrei 16-17, dai. Adesso vero, 21 sono troppo, però 16-17-18, dai. Però sono 3 al weekend, alla fine anche quello c'è da dire rispetto a di qua. Adesso in Superbike sono 3, l'anno scorso ne facevo 2. Okay, 3 sì. a weekend forse sono troppe, e ne farei già 2, già 2 è impegnativo. Lancia l'appello. L'ho già lanciato, è già un po' che lo dico. Più gare diverse, perché giustamente dà gusto cambiare circuito, no? Cioè poterli esatto, insomma, sì. Andare un po' in giro, viaggiare, comunque a me piace viaggiare, quindi andare un po' in posti un po' diversi, non fare 21 trasferte, quante sono? 21, 22 MotoGP? Forse anche col 20, vabbè sì, una 20, non mi ricordo, comunque più di 20, 22 comunque mi sa. Comunque più di 20, adesso quello incomincia a essere un numero un po' importante, però farne 16, 17 secondo me sarebbe bello, figo, vedere posti nuovi, dai. Cioè come se in Superbike comunque un po' meno, sì, frenetico. Sì, un po' più rilassati, veramente valorizzano anche, mi sembra, un po' più le cose normali, come hai detto te, mi hai dato un bel quadretto. Io però ho visto la professionalità è sempre quella, quello sì, vedi un po' sì. più scarno, però la professionalità mi sembra quella. Sì, vabbè, adesso comunque in Supersport è un po' più come la Moto2, che sono tutti team privati. Però già in Superbike ci sono le case ufficiali, quindi Ducati, che è dove corro io, Yamaha, BMW, Honda, Kawasaki, cioè come in MotoGP ci sono le case. E poi ci sono anche i team privati come tipo Pramac o... Sì. Ma quest'anno, visto che ci dai il gas, no? E sta andando bene, dai, comunque vieni da un anno meraviglioso, sei in forma e sono veramente contento davvero, a parte gli scherzi, perché adesso sei davanti in Superbike, comunque in una bella situazione, e visto che se a Phillip Island il tuo risultato aveva superato le tue aspettative, adesso dopo qualche gara, dopo che hai assaggiato gli avversari, hai visto un po' più com'è, cosa pretendi da te e cosa vorresti avere da qui alla fine dell'anno? Allora, è chiaro che quando parti così bene, dopo ti si alzano un po' le aspettative, no? Perché dici, magari all'inizio dell'anno, prima delle gare, pensavo, dai, se riesco a fare qualche podio durante l'anno e riesco a finire il campionato nei primi 6 o 7 al primo anno, è già un buon risultato, perché comunque ci sono piloti che vanno molto forte, piloti che vengono dalla MotoGP, cioè comunque un campionato di gente che accelera. Il campionato del mondo Superbike, ci sono i 3 migliori piloti del mondo, quindi e quindi ho detto, dai, comunque ho un'ottima moto, quindi ho detto, dai, se riesco a fare il primo anno nei primi 6, 7, 8, secondo me ho fatto un bel lavoro al mio primo anno. Poi è chiaro che l'anno dopo bisogna cercare di fare uno step. Solo che il problema è che sono partito e la prima gara ho vinto, quindi una bella bega. Quindi adesso mi sono creato un po' un problema, nel senso che adesso anche io, tipo ad Assen, che poi non ho fatto male, perché alla fine ho fatto anche secondo nella Super Pole Race, ho fatto secondo in qualifica a 90 millesimi da Ria, 6 volte campione del mondo, quindi alla fine non sono andato male, però sono tornato a casa ed ero un po' incazzato, quindi le aspettative si alzano e dopo è un po' difficile andarli dietro, perché arrivi in delle piste nuove con una moto che magari in quella pista lì non ci sei mai andato e dici ho fatto solo ottavo. Però magari se me lo dicevano 3 mesi fa, prima che iniziasse il campionato, ottavo non era neanche poi così male. Certo. Ma invece, a parte il diatriba che parlavi prima del paddock di qua e di là, l'idea di tornare di là, come dicono quelli della Superbike, come ce l'hai nella testa? Perché tanto ancora sei giovanissimo, tra l'altro sei stra in forma. Una nostra curiosità era nata dal fatto appunto delle ottime prestazioni, comunque già anche solo dopo la Supersport, ma hai mai pensato, o stai pensando, penserai casomai anche di tornare nel mondo Moto2, MotoGP? Più che altro MotoGP, perché Moto2 mi sembra... Arrivati a questo punto. Esatto, arrivati a questo punto. Cioè, se hai pensato di poter tornare o meno, lo vedi possibile, lo vuoi fare, non lo vuoi fare, perché appunto anche differenza. Può darsi che non te ne frega neanche niente adesso. Allora, sicuramente guardare certi piloti che adesso corrono in MotoGP e vanno anche forte
e pensando a quando eravamo più piccoli, che spesso è capitato anche che gli stavo davanti, dico, mi piacerebbe riavere la possibilità magari di riprovare. Però poi penso anche che comunque adesso sono in una situazione molto bella, probabilmente non ero mai arrivato a un livello così alto della mia carriera, mi trovo molto bene, e quindi cioè, per poter cambiare un'altra volta ci dovrebbe essere una cosa veramente che non me l'aspetto, magari una moto super buona in MotoGP. Voglio dire che adesso sono in una situazione che mi trovo talmente bene che cambiare per una cosa che non sai dopo quello che ho passato prima, non lo so, cioè nel senso sarebbe difficile. Chiaramente mi piacerebbe provarla la MotoGP, perché è un po' il sogno di tutti i piloti, almeno una volta nella vita provare la MotoGP, no? Quindi anche solo 3 giri. Sì, anche solo 3 giri per capire un attimo come va, visto che l'ho sempre solo sentito dire. Appello anche questo, attenzione. Sì. Bautista l'ha fatta, magari vai forte anche te st'anno. Cari domenicali da linea, Ducati Corse, attenzione. Però Bautista ha vinto anche 2 mondiali, quindi se l'ha anche meritato. Vabbè, l'ha anche 30 passa anni, dai. 39, 40 mi sa, 39-40. E bello comunque, anche perché molti a volte vedono la Superbike come una cosa, uno step sotto, ma la verità è che guardandola da vicino e ovviamente anche dalla tele, nel senso, è diventato ormai un livello talmente alto e le moto comunque sono talmente buone che non è più, magari lo è stato, una cosa di ripiego, tra infatti virgolette. volevo fare un appunto, che una volta la Superbike era una grande categoria, grande Superbike, un sacco di spettatori, Imola, case ufficiali, non vedo per che motivo non può tornare così. E già stanno, la BMW che spinge, tutti i piloti fortissimi, secondo me l'andazzo non è male. Sì, io mi ricordo quando ero piccolo che comunque, cioè, che tra l'altro mio babbo aveva un team nel mondiale Supersport, quello che ho vinto io l'anno scorso. Quando ero piccolo la Superbike, cioè Bayliss, puttana, sì, quella volta Corsair, cioè, Ben Spies, c'era della gente che faceva paura. Poi ha avuto magari una flessione, ma che poi neanche, cioè alla fine. Però posso dire adesso veramente che vedervi da casa, cioè bellissimo, e mi sembra un livello altissimo, ripeto, difficile dire il contrario secondo me. E adesso io magari sono un po' di parte, però secondo me le gare da vedere sono bellissime, perché comunque se guardi le gare della Superbike quest'anno sono veramente belle, cioè ci sono delle bagarre della Madonna. Io mi diverto, la moto è figa, ci sono un sacco di cose, come dicevo prima, in più rispetto a quelle che ero abituato, tipo anche solo l'elettronica, che abbiamo un'elettronica in Superbike che fa paura. E infatti è una cosa su cui devo ancora un po' prenderci la mano, perché non avendo mai corso con moto con tanta elettronica, qua ce n'è da buttare via per alcune cose, anche più della MotoGP, perché noi abbiamo la centralina aperta e quindi si può fare, ognuno ci mette le mani insomma come vuole. Tra i ricordi più belli che abbiamo di quando appunto eravamo compagni di squadra, 2016 o 17 era? Dello sportello? No, c'era Pecco già che faceva la Moto 2. 17. Ti ricordi quindi. come facevamo incazzare Pablo in macchina? Lui e Pecco litigavano malamente, continuamente. Ero più io che rompevo i coglioni. Pecco, tutti i test invernali, lui a Pecco. Pecco che stava zitto e accusava. Sì, un nervoso. Che è un po' permaloso Pecco, e lui si incazzava. Lui ai test, te andavi stavi volavo. Quando non serviva un cazzo volavo. Vabbè, Lui volava prima, Pecco più difficoltà, quindi via, torni dentro il box. Pecco, se devi andare così ti sto davanti io con la Moto 3, ma già a Valencia al test prima. E Pecco giù che accusava, si incazzava come una bestia. E dopo Pablo che doveva gestire tutte e 4 io, te e Pecco e Manzo. Ah sì, una macchinata importante. Tutti giovani, tutti scalpitanti. Arriviamo nel parcheggio del Qatar, prima gara. Gara a chi chiude la porta più forte. Macchina con la casco. Macchina noleggi, Jeep di quelle lì. Vai, parte Pecco.
Partiamo di Bule, vai, boom, boom, arriva il turno di Bulegas, ma racconta da te perché... Cioè, Sì, dai, c'era sta gara, chi chiudeva lo sportello più forte, fino a che non esplodeva il vetro, praticamente, fino a dove la nostra forza riusciva ad arrivare in quel momento. Allora io non sapevo più come fare, perché le braccia, cioè una, due, Non bastavano più ancora. finite le braccia, ho detto, Dio, come faccio per fare capottare volevo capottarla la macchina, no? Allora ho detto, Dio, come faccio? Allora mi sono messo sdraiato per terra con la schiena, cioè proprio nel parcheggio, sdraiato per terra con la schiena che toccava per terra, ho puntato le gambe tutte e due nello sportello e poi l'ho chiusa dando tipo di calcio così. Una sassata, e lì ero contento perché avevo vinto la sfida. Sì, anche noi armatissimi, cioè, ho detto, adesso scoppia l'1-8 dietro, adesso l'allarme, facciamo un disastro. Hai fatto lo step, hai usato le gambe da lì in poi. sì. Il problema è che piegato che rideva. Io poi quando vedevo lui che rideva Ciao. ridevo 6 volte di più proprio. Faceva un comunella tra virgolette. E poi il problema era uno che non si apriva più la porta. Quindi lui non è che, ma neanche noi che eravamo lì a supportare, non è che andiamo da dentro, apriamo l'altra, andiamo da dentro e proviamo a riaprirla da dentro. Poi hai dato con le gambe da steso per fuori, da dentro c'è anche il divano, è più facile dargli ancora con le gambe. Esatto, per riaprirla. No, via, attacca a tirare nella maniglia da fuori, maniglia nelle mani. Dopo siamo andati da Pablo. Ci voleva, forse non faceva neanche la prima gara dopo che abbiamo distrutto tutta la macchina. Queste insomma erano, ecco, questo è il giovedì, figurati venerdì, No, sabato, questo era i test. Dopo c'era tutta la settimana di vacanza nel mezzo prima della gara e poi arrivavamo dove nel frattempo cariconi a pecco, dove vai? Mi sono perso col buggy in mezzo alle dune del Qatar. Chiamate alle 5 di pomeriggio. Mi ricordo il tuo bar, tipo, cominciava a essere tardi. Ho chiamato l'elicottero, bello, per venirmi a cercare. Bello. È vero. Su storie vere, ragazzi, cioè, storia vera. Come era andata quella volta? Tocca raccontarla anche questa è bella. Niente, praticamente eravamo in Qatar, classico giro sulle dune in Qatar con i buggy, quad, quelle robe lì. Niente, vado con Marco Caccianiga del KTM, che quell'anno era con noi nel supporto KTM nostro del Team Sky, che tra l'altro avevo vinto il mondiale junior l'anno prima, che era il mio capotecnico, sì. Allora, siccome ero in confidenza, lui sale sul buggy con me e il tipo lì del buggy ci dice, mi raccomando, tornate per le 6. Sì, vai, tranquillo. Niente, a un certo punto io comincio ad andare lì, la bega è che le dune sono tutte uguali e poi col vento un po' cambia, cioè non si capisce più niente. In costume, nudi, niente, neanche le ciabatte, cioè proprio zero, senza maglia, così, costume. Come per andare al mare da noi. Sì, scalzi col costume, basta, buggy. senza telefono, senza portafoglio, senza orologio, niente, zero. E come fai a orientarti? Non ti orienti? No, perché loro ti dicono stai più o meno qui, così ti orienti e torni all'ora che c'è l'orologino lì nel buggy che ci diceva più o meno l'ora. Lui è partito, ha dato sempre il gas, è stato sempre Sì, dritto, più lontano che poteva. Sono salito tranquillo, gas pieno, volante dritto e mi sono fermato in Italia. Il mare di Sabbione intorno. Esatto, praticamente dopo di un po' ci accorgiamo che non sapevamo più dove cazzo eravamo. Raga, eravamo lì, raga, ma Bulega, no, Bulega. Raga, non c'era più Bulegas, non si sapeva dove era cominciava a far notte, non c'era più, il suo babbo preoccupatissimo perché... Sì, io e sto ragazzo e Marco che praticamente non sapevamo come fare per tornare indietro. E poi un altro problema è che, come ho detto, eravamo in costume e lì c'è uno sbalzo termico impressionante. Avevamo cominciato a fare un freddo allucinante, erano tipo già le 7, le 8, cioè era buio. Quasi il sole è subito freddo. Quasi buio, e avevamo cominciato a far freddo. Allora niente, non sapevo più come fare e a un certo punto per tornare indietro, perché nel frattempo provavamo a cercare, a girare, ma non trovavamo. A un certo punto faccio una duna, perché lì te fai le dune e dopo però di là non vedi, quindi potrebbe esserci uno strapiombo di 200 metri, infatti, come niente. E quindi io arrivavo, poi un po' alleggerivi, no? Solo lift che and coast sulla duna. Esatto, solo che ho alleggerito un po' troppo, buggy piantato nella cresta. Nella cresta della duna, così che non si muoveva più. E perfetto, più davo gas e più si impuntava, si infossava nella duna, scavavo la duna, più davo gas. Niente, non sapevo, cioè lì
così, nudi, con cosa vuoi che lo tiravo fuori il buggy da lì? Niente, cominciamo. Come mai è arrivato l'elicottero? Cominciamo, come è successo? No, incominciamo. Vabbè, Marco tipo quasi scoppia a piangere. Che non so, dice, no, ma io ho la famiglia a casa. Esatto, mi ricordo qua, la famiglia. Un disastro. È una situazione che pensi anche di morire comunque, se non ti trova più nessuno. Comunque lì adesso è anche una zona di là dal mare, dicevano che era una zona pericolosa, adesso non mi ricordo. Comunque che tipo i bambini li rapivano, queste robe qui, no? Allora che Addio, proprio esatto, cioè, una situazione proprio giusta. Una situazione proprio che mi metteva a mio agio. Allora a un certo punto non sapevamo più come fare e vediamo un campeggio di beduini nel mezzo del deserto. Sai quelli lì proprio che vivono nel deserto dentro tipo delle roulotte, delle tende, no roulotte, non ce l'hanno neanche le roulotte, sono delle tende proprio. Degli accampamenti, sì, ho presente. Famosi telonati. Sì, nel mezzo del deserto. Sì. Cioè persone che non magari hanno fatto come te, ma allora sono rimasti lì e si sono rassegnati e hanno fatto la loro vita dal 95. E niente, praticamente prendiamo coraggio e gli andiamo a bussare nelle tende a questi qui che chiaramente non parlavano una parola non di italiano, neanche di inglese, cioè proprio andavano a gesti tra di loro, figurati tra di noi. Allora ci incominciano e noi gli abbiamo detto a gesti che gli indicavamo il buggy lassù nella duna, come facciamo a venire fuori da lì? E già comunque per andarli a bussare abbiamo detto questi adesso ci fanno al forno qui e ci mangiano, già lì è stato impegnativo, lì per trovare il coraggio già è stata lunga. E poi una volta che siamo arrivati lì che abbiamo detto ok, non ci hanno ammazzato, proviamo a chiedergli se ci tirano fuori in qualche modo. E loro ci facevano così con le mani che volevano le sigarette, volevano fumare e io gli ho detto guarda io non fumo, quello di fianco a me volevano essere ripagati a suon di sigarette. Esatto. Niente, fatto sta che li abbiamo convinti in qualche modo, gliele abbiamo promesse forse le sigarette e tirano fuori un mini quad che avevano loro lì nel loro accampamento con una corda, incominciano a tirare, si spacca anche il loro quad, un disastro. Veramente? Sì. E dopo sono arrivati tipo in 20, quindi loro erano tipo in 20, noi eravamo in 2, c'avevo una paura devastante io. E ci tirano fuori, mentre ci tirano fuori io vedo un elicottero che ci vola sopra e col faro che ci indica così come nei film proprio. Mamma mia. E io che ho cominciato le braccia gliele tiravo l'elicottero per farmi vedere. Chi lo guidava? Pablo e Uccio lo guidavano non so, questo elicottero, dopo una macchina dall'altra parte della collina che ci sfanalava, quindi elicottero da una parte, macchina ricercati come GTA 5 Stelle, macchina dall'altra parte che ci sfanalava e da lì ho capito che ero salvo e mi avevano trovato, ma ancora un quarto d'ora non ci trovavano più perché era buio, cioè veramente era tramonto. Ma un'avventura vera questa comunque. Così, tranquilli. Era partita in sordina. Una roba tranquilla. Dopo chiaramente ci hanno fatto pagare il buggy che l'avevamo rotto, il passaporto non me lo volevano più ridare, che dopo lì fanno così, ti chiedono un sacco di soldi. Giornatina tranquilla a Doha, sì. Pomeriggio al mare. Tornato in hotel alla sera, bello rilassato. Tranquilli. Tra l'altro ci hai portato una pietra miliare dal tuo repertorio, insomma, recentissimo, anzi forse l'oggetto migliore che hai ultimamente, possiamo dire. Anche tra i caschi più belli che io abbia mai visto, tra l'altro, perché è fatta veramente bene la grafica. Allora, bello, Nicolas ha fatto un bel lavoro. Allora, spiegaci questo quale casco è, anche se è facilmente intuibile, e dove l'hai la sua realizzazione, come hai voluto farlo, come l'avete studiato. Io non ho fatto niente, nel senso che è stata una sorpresa per me. Cioè, nel senso, giustamente. Questo ha ripreso un po' la base, tipo questo qui JMB, che sarebbero le mie iniziali. Perché sarebbero, raccontiamolo, ve l'ho detto all'inizio, ma forse non tutti lo sanno. Perché è il mio nome, cioè io mi chiamo Gerard Nicola Bulega. Ma te ad esempio sapevi che si chiamava Gerard? No, assolutamente no. Sì, Gerard è un nome perché mia mamma è tedesca, mi ha voluto dare questo nome un po'... secondo nome. Sì, secondo nome un po' particolare. Niente, questa era la mia iniziale, che ce l'avevo già sul mio casco, diciamo, di base che avevo durante quest'anno qui, l'anno scorso. Poi avevo un po' questo effetto che sembra tipo un po' marmo, che ce l'avevo già. Questo è veramente la chicca del casco. Che ce l'avevo già
nel casco, Anche diciamo, che ho nell'altro. usato durante la stagione. Perché non lo metti d'oro. vero il marmo? Non fa un casco di marmo vero? Sì, Leggero. bello leggero da usare, Sì. bello leggero per il collo. Sì. E questa qui, dopo questa corona qui che mi hanno messo, tutte le scritte un po' d'oro, diciamo che è un po' simile al casco che ho avuto base. durante tutto l'anno di base, con qualche chicca in più, che io però chiaramente questo non l'ho fatto, perché l'ha fatto Nicolas con la mia amorosa, con la Camilla, e l'hanno fatto loro, hanno organizzato tutto loro, me l'hanno fatto trovare quando ho tagliato il traguardo, cioè sapevo che c'era il casco, perché, sì. Com'è perché stato il giro che l'hai adoperato col casco lì? qui c'è un'altra roba da raccontare di Fulazzi. Io c'ero, noi c'eravamo sì, tra l'altro. è vero. Cioè, è vero. Io Non me praticamente lo ricordavo. gara che ho vinto il mondiale, tra l'altro bellissima, perché ecco. ho vinto anche la gara. Raccontaci come si festeggia un mondiale, cosa si prova. Sì, allora, cioè, bello emozionante, soprattutto il risveglio del giorno che sai che potresti vincerlo, è stato... Cioè, la mattina che hai la vinto... notte anche non ho dormito. La notte prima, cioè, insomma. comunque, dai, me lo sentivo. Bella pressione. Sì, vabbè, a parte pressione, ma fortunatamente avevo un po' di punti di vantaggio, quindi, dai, dovevo portarla a casa la gara, non dovevo fare niente di... Cioè, non è che dovevo vincere per forza. Sì. Però io ci tenevo tanto a vincere gare mondiali, perché secondo me è molto più figo, è un altro, diciamoci la verità. un altro effetto vincere gare mondiali, più bello. E quindi mi ero impegnato tantissimo tutto il weekend, come se dovessi vincerlo, cioè che dovevo vincere il mondiale proprio come se fosse la prima gara, cioè proprio mi ero impegnato tanto perché ci tenevo a vincere la gara. E niente, facciamo tutto il weekend, vinco la gara, divento campione del mondo, faccio il mezzo giro, tutto piano, io che comincio a piangere così, tutto bello, figo, emozionante. Faccio la 5, che sapevo che la mia amorosa, il mio manager e qualcuno era là alla 5, alla curva quella a sinistra, che lì c'è un po' di piazzale. Sì. Sapevo che lì mi avrebbero dato il casco, così, che c'erano un po' di festeggiamenti da fare. E alla curva prima, la 4, io sempre lì che piangevo, tutto, che non capivo niente, tutti quelli, i miei avversari che mi venivano a dare le pacche, così, io che ringraziavo, a un certo punto sento una mina, una botta devastante, mi sento tipo presente quando prendono una manciata di sassi e te la tirano nella schiena, tutti così, tutti i pezzettini nel collo qui, che tra l'altro un po' mi ero anche tagliato, dopo mi ero accorto. Addirittura. Sì. E niente, praticamente Fulazzi, che mi era venuto vicino per farmi tipo i complimenti, è arrivato uno da dietro, l'ha centrato pieno, cioè tipo una differenza di 150 km/h, una botta che, cioè, gli è andata anche molto bene. Io ero lì dove sei te, a 1 metro, quindi tutti i pezzi delle due moto che mi arrivano addosso, io che una moto mi ha attraversato davanti così. È un festeggiamento ad hoc. Sì, cioè, ho detto... Adesso? Cazzo è successo? Cioè, non ci ho capito niente. Cioè, già non capivo niente di mio per l'emozione e tutto. Poi ho sentito una mina così, mi giro, vedo Fulazzi purino per terra. Per terra. No, l'avevo già Credo. visto che tipo c'aveva la gamba così, ho detto ecco, sta a vedere che si è fatto male. Dopo io chiaramente, sai, c'avevo un po' da fare in quel momento lì. E niente, vedo queste due moto che esplodono, vabbè. Dopo niente, vado giù, faccio altri 500 metri, arrivo alla curva dove c'erano la mia amorosa, il mio manager e quelli del team, così, che abbiamo festeggiato, mi sono messo quel casco lì. E bello, cioè, bello emozionante. Dopo mi sono tolto i guanti, li ho dati a loro e ho fatto il giro senza guanti con quel casco lì e me lo ricorderò. Perché Ma quanto si gode più lì per lì o i giorni dopo? Soprattutto quando metabolizzi, vai a casa. Però anche lì per lì, figo. Poi Lì per lì bello scarico di adrenalina. Sì, immagino. lì per lì è molto bello, ma poi soprattutto ci tenevo tantissimo a vincere il mondiale. Vabbè, chiaro, uno ci tiene tanto a vincere il mondiale, scontato, però ci tenevo perché sapevo che sarei andato in Superbike e arrivare in Superbike da campione del mondo della categoria prima, cioè,
fa diverso, te È voglia. è un'altra roba, cioè arrivi con un'altra mentalità, capito? Molto più sicuro di me stesso, un po' più con Certo. più voglia di far bene, dai, Con dei numeri tra l'altro scritti è un'altra roba, dai, no, è più bello. Andrea, mi sai dire l'ora? sono le 8:20, le 8:21 più o Ma meno. no, sciocco, è l'ora delle domande di Instagram. Metti l'applauso. Allora, ci scrive Dani Corti 78. A chi va il pensiero prima di abbassare la visiera? se c'è questo Dai, periodo. dai. Io sono molto freddo, cioè nel senso, non... Cioè tipo anche prima di salire in moto così non saluto mai nessuno, non chiudo la visiera e penso a quello che devo fare, più che altro cioè non ripeto, però magari mi dico delle cose io nella mia testa per provare a caricarmi però me ne frego abbastanza di quello che c'è intorno a me, cioè nel senso cerco di stare più focus possibile su quello che devo fare. Vabbè, un pensiero anche questo. Anche sì, ma a chi, cioè, secondo me non si pensa più a persone, innanzitutto già da quando ti salutano i meccanici della griglia e va bene, massimo Sì, lì ecco, ti gasi lì- con loro. Sì, in griglia lì ti danno il 5, ti danno la mano, però io già Sì, prima, infatti, già quando prima parti dalla sedia, dal box, Sì, io sì. già lì, tipo magari c'è qualcuno, spesso vedi magari in MotoGP o in tutte le categorie, che quando li inquadrano vedi che magari danno il pugno al manager, al babbo, Sì, sì. al bacio all'amorosa. Io invece cioè, mi alzo dalla sedia, punto la moto e basta. E vado dentro più forte di tutti nelle curve, più forte che posso. Allora, invece ci scrive Cecca.elia. Un pilota che ami e uno che odi. Difficile dire quelli che si odiano, soprattutto se sono ancora in attività. Puoi anche non dirlo, non ti obbliga nessuno. Chi è Cecca.elia? Scherzo, adesso- follower. Adesso poi odiare è un parolone, dai. Odiare no. In pista, dai, ovviamente si nel parla sen- in pista. Sì, cioè, beh, vabbè, scontato dire Vale, cioè nel senso, idolo da che sono piccolo, quindi Vale, però scontato. Poi magari ci sono piloti che posso stimare adesso, tipo Pecco, tipo Venea, Franco, cioè quelli italiani ce ne sono tanti, dai. Ho capito, Ganzo. Ci scrive invece ultima Ma quello domanda. che odi non lo diciamo. Quello io- che odio, cioè, tanto lo sai anche te, ci sono tanti piloti Sì. che magari durante la carriera ti stanno un po' sulle palle perché magari hai avuto qualche Screzi, condotte di gara, veramente. sì, sportellate episodi. quando non servivano, allora in quel momento lì ti è dato stare sulle balle, cioè, Sì, sì, cioè, sì, quanti sì. ce ne sono? Vero, vanno anche a periodi in effetti. Però odiare no, cioè magari c'hai uno che ti sta un po' sulle palle. Sportivamente, dai. Esatto, sì. Ci scrive ultima domanda, l'ultimo dei cani, tra l'altro. Scusate il gioco di parole. Escluso le due ruote, che motorsport vorresti praticare? Se lo vorresti praticare, tra l'altro, perché non... Anche questa è una domanda che faccio un po' fatica a rispondere, perché io gli sport, cioè, mi piacciono, sono uno sportivo chiaramente, però non... Cioè io vedo anche magari tipo molti che sono anche da voi dell'Academy, siete molto appassionati anche tipo al basket, così. Io invece faccio fatica a trovare una cosa che mi appassiona, perché mi piacciono talmente tanto le moto che il resto mi fa tutto schifo rispetto alle moto. Quindi, One Vision, ci sta. cioè, mi piace talmente tanto le moto che faccio fatica ad appassionarmi a un'altra cosa perché non provo Le sensazioni stesse cose. belle come le moto. Quindi sì, magari mi piace un po' il tennis, però cioè, Sì, non fa una piega per quanto riguarda la passione, infatti rende l'idea, insomma. Sì, cioè tutto coerente, inerente corretto. comunque alle moto. Sì. Si È parte bello, da siamo lì. qui apposta, tra l'altro, se no... Esatto. Non siamo qui a parlare di altri sport, insomma. Bene, a questo punto la rubrica di Instagram è terminata. Io non posso fare altro che ringraziare il mio host Filippo Carloni H-Fisci e soprattutto Nicolò Bulega con il numero 11, team Arugo Superbike, Ducati. Un grande saluto, forza Grazie. Bulega, facci sognare. Grazie Grazie a te, ci Ciao vediamo. Bubi. Ciao Bubi. Ciao. Bubi.